Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come andiamo? Tutto bene? Oggi andremo a parlare di Forex, come potete vedere all'interno di questa schermata meravigliosa che è TradingView. Allora, settimana scorsa purtroppo mi è andata un po' malino perché mi aspettavo un rintracciamento di euro-dollaro in questa zona che corrispondeva a una zona di bel supporto con il 50% della last candle buy to sell. Purtroppo ha toccato nell'8 ore appunto la last candle, ma l'inizio senza andare a chiudere la metà, purtroppo. Vabbè, sono cose che capitano. Adesso, siccome abbiamo una situazione di evidente ribasso, fino almeno in queste zone qua, le prime zone gialle, iniziamo a togliere un po' di righe, magari questa e questa. Mi aspetto un possibile ritracciamento, magari già da lunedì, fino alla zona che vi ho segnato. Per quale motivo? Perché uno, abbiamo un supporto forte, parte da un supporto, è diventato supporto, resistenza, un altro supporto e così via. Quindi potrebbe benissimo tornare su, chiudere questa imbalance nella mezz'ora e tornare giù. In più comunque stiamo creando una situazione di possibile liquidità che può andare a cacciare per poi scendere. Ovviamente se si riesce a stare a grafico nel mentre tutto questo succede sarebbe meglio. Poi andiamo con GJ. GJ stesso discorso. Abbiamo avuto una bella reazione sul 78. Upsi. Sul 78. Allora togliamo un po' di queste cose. Tanto dopo lo rimetto. Abbiamo avuto una buona reazione su 78,6 nel daily. Però, a parer mio, siccome nel 4 ore abbiamo ancora questa bella wick da colmare al 50%, può benissimo tornare in una zona di 88,6 per poi poter ripartire a rialzo perché obiettivamente in, in daily abbiamo un movimento rialzista, anche se abbiamo iniziato a creare il primo massimo inferiore a quello precedente. Però comunque abbiamo ancora spazio per arrivare, come potete vedere, in queste zone qua, almeno fino all'1,69 e 96, come anche Fibo dice. Quindi potrebbe benissimo accadere un ritracciamento fino a quella zona lì sopra, che come potete vedere è parte anche della last candle, ma se noi andiamo a vedere all'interno, in una situazione di 5 minuti, è l'ultima candela che poi ha creato questo movimento grosso, l'ultima candela forte buy, che ha creato questo movimento forte verso il ribasso. Andando a prendere il 50%, abbiamo anche una zona di possibile supporto che nel passato, vediamo, potremmo anche andare a controllare. Qua è stato toccato, comunque è una bella zona e riguarda appunto il 50% di questa last candle. Poi l'ultimo che mi piacerebbe portarvi è euro sterlina, perché in una situazione daily siamo a rialzo, come potete vedere, perché abbiamo la creazione di minimi e massimi sempre superiori, ok? Quindi ci si aspetta un massimo superiore, però, partendo da un po' più in basso. Il movimento è stato forte a ribasso, ok. Però come potete vedere qua avevamo una situazione di liquidità, tutta questa era liquidità, che è stata cacciata per poi essere riassorbita e ha creato quello che noi chiamiamo boss. Qua andiamo a segnarla come liquidity. Quindi, siccome nel 4 ore abbiamo un altro wick fill da andare a colmare, che è sul 64, come potete vedere questo supporto è circa 64, sarebbe bello un ritracciamento fino a questa zona, con tutta la calma del mondo, ok? Per andarci a prendere magari. Allora, noi qua abbiamo tutta anche questa zona qua di liquidità, perché questa qui è tutta liquidità. Voilà, così.
possiamo andarci a prendere appunto questa zona. Guarda, mettendo il puntino a caso sono riuscito a metterlo nella zona che desideravo. Questa zona qua, l'87,7. Quindi potremmo benissimo far correre la nostra operazione per 200 pips per un rischio rendimento da 1,15. Questi qui sono i pair che probabilmente osserverò più da vicino durante questa settimana. Vi terrò aggiornati sugli eventuali sviluppi mercoledì e venerdì. Io sto spingendo veramente tanto per portare nuovi contenuti, soprattutto di mindset, anche se magari qualcuno dovesse pensare che non servono o che comunque potrebbero non essere rilevanti quanto trading, cripto e quant'altro, vi sbagliate. Vi sbagliate perché nel momento in cui voi perdete lucidità mentale nel trading o nelle cripto, in qualsiasi tipo di investimento voi vogliate fare, nel momento in cui voi perdete la lucidità è il momento in cui iniziate a perdere anche i soldi. E la lucidità si ottiene grazie all'allenamento della propria mente. Leggete, guardate video motivazionali, guardate i miei video soprattutto, che farebbe molto piacere, ma soprattutto studiate tanto quello che è la crescita personale, diventate delle persone migliori, in modo tale da poter avere sempre di più. Non accontentatevi, voi potete avere di più, quindi perché accontentarsi, giusto? Io con questo vi saluto, vi ringrazio ancora per chi è sempre qua con me per il supporto. Noi ci vediamo mercoledì con il prossimo video e martedì con il prossimo reel sul mio profilo Instagram, quindi andate tutti a mettere un bel like e noi ci vediamo mercoledì. Buona giornata a tutti.